Ciao, bentornati sul canale. Io sono Kiki e nel video di oggi vedremo due combinazioni di colore molto semplici per sfumare il colore nero, così da dare volume e movimento ad un colore che rischia di essere particolarmente piatto se usato da solo. Non perdiamo altro tempo e cominciamo subito. Anche se la miniatura è stata primerata di nero, io consiglio sempre di dare una passata con il colore nero. Non è obbligatorio, ma personalmente preferisco non lasciare mai il primer a vista come colore finale, neanche se si tratta di un colore praticamente uguale. Così facendo si andranno a sistemare eventuali difetti di stesura, punti scoperti o semplicemente si andrebbe a correggere un primer particolarmente opaco o lucido. Per individuare le zone da lumeggiare, indipendentemente dal soggetto da dipingere, un metodo veloce è posizionare la miniatura sotto una luce diretta, da indirizzare nella direzione scelta, e prendere quei riflessi più chiari come riferimento. Ovviamente, ruotando la miniatura cambieranno anche i riflessi, quindi è utile fotografarla nell'angolazione scelta e tenerla come riferimento. In questo primo esempio segniamo i riflessi con un blu verdognolo come l'Incubi Darkness, che insieme al Dark Reaper trovo particolarmente indicati per sfumare il nero. Segniamo tutte quelle ampie zone che avevamo individuato poco fa. Come vi dicevo nello scorso video, presto con la stampante in resina potrò stampare soggetti più adatti ai diversi esempi, quindi non dovrò più sacrificare miniature poco adatte. Queste di oggi sono state usate per gli scorsi video di questa tipologia, dedicati al bianco e all'oro metallizzato, e che quindi non sono rifinite negli altri elementi, mi perdonerete. Se vi siete persi questi video e volete dare un'occhiata, li trovate qui sotto in descrizione. La combinazione di questo esempio personalmente la uso molto anche per i capelli, per non farli sembrare grigi ma allo stesso tempo donargli molto volume. Una volta segnate tutte le zone più voluminose, creiamo un mezzotono unendo i due colori usati fino ad ora, quindi Incubi Darkness e nero. Questo colore, da usare come un velo leggero e scaricando parzialmente anche il pennello, lo usiamo per coprire gli stacchi che separano i due colori, così da attenuare gradualmente il passaggio. Meglio dover fare una seconda passata al bisogno, piuttosto che farne una troppo coprente e incisiva. Questo è un metodo veloce e più pratico per creare sfumature gradevoli, anche se volendo essere più precisi andrebbe usato il colore ancora più leggero, usando la tecnica del glazing che vedremo meglio prossimamente. In mancanza di un colore come quello usato oggi, basterà aggiungere una punta di verde al blu, o usare direttamente un blu scuro che seppur diverso si può adattare comunque. Il nero in generale tende a riflettere anche i colori che ha intorno, quindi possiamo anche lasciarci ispirare dal contesto per le tonalità da scegliere. Con il Dark Reaper o grigio più blu andiamo a intensificare alcuni riflessi più evidenti, nel mio caso le estremità e le parti più voluminose dei panneggi. In questo esempio ho creato uno stacco molto soft, ma si potrebbero creare sfumature molto più marcate, più o meno ampie per rappresentare superfici nere più o meno lucide. Come in questi esempi, dove ho estremizzato alcuni punti portandole a gradazioni molto chiare di colore, spostando l'attenzione dalla base nera e creando un colore più vivo e brillante. Per il secondo esempio invece vediamo una gradazione cromatica più classica, ovvero una scala di grigi, come prima dopo aver creato una base nera uniforme. Cominciamo con un grigio più scuro, non troppo distante dal nero, e decidendo se lasciarle più ampie o più ristrette. Creiamo poi un tono intermedio per coprire gli stacchi come nell'esempio precedente. Ammetto di non usare moltissimo questa scala di colori su tessuti o capelli, ma piuttosto la trovo utile quando c'è da distinguere sulla stessa miniatura due superfici diverse, come nell'esempio che vi mostrerò fra poco. Ma prima finiamo di sfumare questo tessuto. Una volta soddisfatti, passiamo a dare un po' più di brio ad alcuni punti con un grigio più chiaro. Anche in questo caso, se lo applichiamo in zone lisce, seguiamo il ragionamento di prima e facciamo un tono intermedio con il quale sfumare, passaggio che invece non facciamo per i punti più spigolosi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi avete una combinazione di colori preferita per sfumare il nero. Se ci allarghiamo troppo con le zone chiare, possiamo sempre intensificare nuovamente alcune regioni più scure.
Questo è l'esempio di cui vi parlavo poco fa, ovvero usare due scale cromatiche diverse per differenziare superfici diverse che avrebbero base nera. E con questo si conclude anche il video di oggi. In futuro riprenderemo anche questo argomento con esempi su capelli e altre texture, ma per oggi è tutto. Vi lascio altri video utili in descrizione. Vi ringrazio come sempre di aver visto il video fino alla fine e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!